In questo video vi parlerò un po' di magia. Premetto che non sono un prestigiatore, non so far sparire neanche una moneta, ma mi interesso di illusionismo da tanti anni. Non mi interessa tanto scoprire quali siano i trucchi dietro ai giochi di prestigio, mi interessa l'illusionismo in senso più concettuale. Un motivo è che gran parte del mio lavoro è una riflessione sul concetto di meraviglia e quindi chiaramente mi interessano coloro che ne fanno mestiere, diciamo. Il secondo motivo è che il mio ambito professionale per 20 anni è stato un altro tipo di illusionismo, cioè il cinema, quindi ci vedo una certa affinità elettiva. And behold, before our very eyes, a transformation. We've changed your key into a coin. What happened to the key? It's been returned to you. Look closely, sir. You'll find the key back in your pocket. Tutte le arti, dalla pittura alla scultura, dalla fotografia al cinema, hanno il potenziale di trascendere la realtà. E anche la magia ha questa missione, anzi forse più delle altre arti, perché il fulcro di uno spettacolo magico è sempre proprio una trasfigurazione. Il mago inganna i nostri sensi facendoci vedere qualcosa che non è possibile. E in questo l'illusionista detiene un potere sconfinato, quello di sabotare la realtà facendoci vedere cose inconcepibili e sovvertendo le regole della fisica e del buon senso. Se è davvero bravo, può arrivare a farci mettere in discussione le nostre percezioni e quindi le nostre convinzioni. Eppure non sempre la magia riesce ad arrivare a questi livelli artistici. Credo che sia una sensazione che proviamo in molti. Comincia uno spettacolo magico, siamo elettrizzati, vorremmo tanto farcelo piacere, però poi spesso si rivela una delusione. Come mai quest'arte, che sulla carta dovrebbe essere la più stupefacente di tutte, è sempre lì in bilico, a rischio di scadere nel chip? Ci sono casi in cui magari una parte di colpa sta nella pigrizia della presentazione. Quando un mago è alle prime armi, il suo repertorio si compone di routine viste e riviste 1000 volte. Ogni volta che un prestigiatore che non conosco tira fuori un mazzo di carte, ecco, io già mi preparo all'eventualità della noia, perché per sorprendere ancora con degli oggetti o dei simboli talmente risaputi bisogna avere una bravura e una fantasia eccezionali. Ma non c'è solo questo. Talvolta anche gli artisti più preparati tecnicamente non riescono a impressionarci perché scivolano in un altro tipo di problema. Molto spesso lo spettacolo si riduce a una specie di battaglia tra il prestigiatore e il suo pubblico attorno a un oggetto del desiderio che è il trucco. Gli spettatori si sentono sfidati a scoprire qual è il trucco, il mago deve cercare di nasconderlo a tutti i costi e in questa gara di intelletti molto spesso non c'è cuore. E poi ecco un ulteriore problema, ho continuato a parlare di mago perché tradizionalmente è un mestiere maschile e se c'è una donna di solito fa la valletta assistente o ancora peggio viene chiusa in una scatola segata a metà o trapassata da spade. Nessuna sorpresa dunque nel diffuso superomismo dell'illusionista che sfoggia i suoi poteri sovrannaturali. Persino l'eleganza nel vestire, che può benissimo essere un segno di rispetto verso il pubblico, troppo spesso contribuisce invece a quest'aria aristocratica e crea una distanza
con gli spettatori, quando poi quello che sta succedendo sul palco non è così diverso dall'imbonitore che ti fa il gioco dei 3 bussolotti all'angolo della via. Quello che voglio dire è che sotto la patina di grandeur si vuole nascondere l'estrazione essenzialmente popolare di quest'arte che raramente viene riconosciuta e accettata. Si vuole rendere la magia elitaria, esclusiva e mantenere quest'aura di segretezza. Una delle cose che mi fanno sempre ridere è che oggi per molti maghi l'anticristo in terra sono i tutorial su YouTube. Sono dei video spesso fatti da ragazzi molto giovani che svelano tutti i segreti dei giochi di prestigio della vecchia scuola e quindi apriti cielo, sacrilegio. Molti di questi artisti della vecchia guardia si incaponiscono a voler mantenere il segreto del trucco e non si accorgono che a essere davvero bravi a noi spettatori non dovrebbe fregarcene nulla di come ci arriva l'emozione, ci interessa che arrivi, poi il trucco se lo tenessero pure. Ladies and gentlemen, the 10 of diamonds and the queen of clubs, is right? Questi che ho appena riassunto sono un po' gli aspetti negativi, ma in realtà all'interno della comunità degli illusionisti già da molto tempo se ne discute, si cerca di rinnovare quest'arte secolare in modo che non perda la sua forza e che riesca a parlare anche al presente. Riadattare e innovare il registro è stato per molti artisti davvero la chiave del loro successo. Il famoso duo Penn and Teller, per esempio, da 40 anni porta avanti un sofisticatissimo lavoro metanarrativo sul mestiere stesso del mago, sul disvelamento dei trucchi, sulle retoriche stantie dell'illusionismo. Prima parlavamo di donne segate a metà, ecco, Penn and Teller sono stati gli unici a denunciare visivamente la crudeltà che sottende questo gioco di prestigio. And it's completely safe. There's a metal rod in place that stops the saw blade from going too far. Do it! She's okay! She's okay! She's okay! She's actually she's not okay. Oppure c'è il mentalista Derren Brown che ha spesso fatto dell'elemento umano il fulcro del suo intrattenimento, ma penso anche ad Eric Del Gaudio con le sue indagini pirandelliane sulle menzogne identitarie, o Marco Tempest, che è un cyber illusionista che ha fatto della delicatezza il suo tratto distintivo. In Italia Ferdinando Buscema è stato tra i primi a lavorare in modo lucido sul significato dell'atto magico, esplorandone un po' tutti i risvolti dal punto di vista performativo. In gran parte dei suoi numeri, per esempio, Ferdinando fa in modo che ad assumere i poteri magici siano gli spettatori, limitandosi a guidarli in questo procedimento. E l'ho visto con i miei occhi, la gente lascia la sala con il sorriso stampato sul volto perché non c'è nessuna dimensione competitiva. Non fai a gara per scoprire il trucco quando ti sembra di averlo fatto tu stesso. Il suo modo di elaborare lo spettacolo, lavorando di fino sui livelli di lettura, lo rende una sorta di rabdomante, in grado di individuare la vena di meraviglia e di confezionare dei numeri che non sono scollati dalla nostra esperienza, ma che ci toccano da vicino. E sempre parlando dell'Italia c'è una figura che non si può non menzionare, e cioè Mariano Tomatis. Mariano non è un illusionista classico, si potrebbe definire uno storico, un teorico di questa disciplina di cui studia i risvolti politici e filosofici da tanti anni. Eppure con i suoi lavori riesce a fare quello che molti illusionisti si sognano di riuscire a fare, e cioè inietta meraviglia in qualsiasi argomento stia toccando, spiazzandoci e sorprendendoci con una serie di continui cambi di prospettiva. Sul suo canale YouTube trovate più di 250 pillole di mentalismo, anche se chiamarle così sarebbe sminuirne la portata meravigliosa. Fai il numero 8 con le mani. Se hai seguito il mio esempio, sei una persona nella norma. Se hai fatto questo, complimenti. Hai evitato il mio condizionamento. Tempo fa ho fatto il test a lui. Davide, mi fai il numero 8 con le dita? Vi rendete conto? Mariano è un maestro nel rendere magici anche i dettagli quotidiani che ci sembrerebbero banali, e quando parla di mentalismo sta in realtà utilizzandolo come chiave per un'operazione di reincanto ben più complessa. Questo non è solo uno spazzolino da denti spezzati in due, è anche una cura per le pene d'amore. Punto 1 e punto 2. La sfida è di trovare un modo
per connetterli. Il suo è un illusionismo politico nel senso più umanistico del termine, senza mai perdere di vista il racconto, perché, l'ha ribadito tante volte, la magia è storytelling con gli effetti speciali e dunque può essere usata anche come arma sovversiva verso la norma e le narrative tossiche. Cos'è più importante dell'oro? Più importante dell'oro è l'amore. Fra i link che vi lascio in descrizione vi metto anche un paio di suoi video che possono essere una buona introduzione al suo mondo e al suo modo di scovare profondità e stupore anche nei dettagli più inaspettati. E cosa accade quando due menti brillanti come Ferdinando Buscema e Mariano Tomatis si alleano? Accade questo libro, che è una delle cose più belle che mi siano successe. È un libro che non insegna trucchi magici, ma insegna a diventare magici, a instillare meraviglia nel quotidiano, creando esperienze magiche. Spesso magari restando nascosti a guardarne gli effetti, e in questo sovvertendo la narrativa classica dell'illusionista che sale sul palcoscenico a ostentare i suoi superpoteri. Sempre di questo libro ho parlato a lungo con il mio amico Gabriele, che di professione fa il medico e lavora in prima linea in pronto soccorso. Mi ha detto che lo rilegge una volta all'anno per riabituare il suo sguardo allo stupore. E proprio Gabriele mi ha inviato uno dei contributi più sorprendenti per il quarto Bizzarro Bazzar Contest che si è concluso da poco. Si tratta di un contributo che ho tenuto da parte, fuori concorso potremmo dire, e che non ho pubblicato assieme alle altre bellissime opere inviatemi quest'anno, proprio perché volevo serbarlo per questa discussione sulla magia. Sembra che la più grande ambizione di molti di noi sia diventare come tutti gli altri. Questo è il motivo per cui al mondo ci sono tante persone che odiano la stranezza, che vorrebbero che essa finisse seppellita sotto le migliaia di cose banali che ci succedono tutti i giorni. Io sono per l'approccio inverso. Per me la stranezza andrebbe ricercata. E da quando lo faccio mi succedono cose invero assai sorprendenti. Vi dirò di più. Anche quando la mia vita mi sembra più monodimensionale, monocromatica, normale, c'è sempre qualche stranezza pronta a venire a sorprendermi. Ovviamente c'è un trucco, ed è che io conosco un posto dove posso trovare sempre tutta la stranezza che voglio. Ecco, avete notato come pur con pochi mezzi sia riuscito a evitare molte di quelle trappole di cui abbiamo parlato. Ha utilizzato delle carte, ma non delle carte conosciute, in modo che il suo gioco risultasse inedito e soprattutto non si è posto con superiorità rispetto a noi spettatori, ma ci ha parlato in modo confidenziale. Questo credo che ogni illusionista in fondo lo sappia benissimo. Non occorre per forza far sparire un elefante o la Statua della Libertà, così come non è il blockbuster hollywoodiano pieno di esplosioni che ci tocca e ci commuove. In verità non esiste alcun trucco, perché la meraviglia è ovunque e non solo su un palcoscenico. La missione di un prestigiatore è di renderla visibile, di rieducare il nostro sguardo a riconoscerla. Scriveva Prévert: ci amiamo e viviamo, e non sappiamo cosa sia la vita e non sappiamo cosa sia l'amore. Nella nostra quotidianità spesso ci dimentichiamo che questo è il mistero che ci lega a tutti, ci convinciamo di sapere per filo e per segno cosa sia la realtà, ma basta una mano che dal nulla fa apparire una moneta per farci ritornare bambini. Un prestigiatore non sa più di noi cosa sia la vita. È una persona ferita e imperfetta e insicura come tutti. E allora forse il suo compito dovrebbe essere quello di rivelarci questa fragilità che ci accomuna, il nostro e il suo sgomento, il nostro e il suo stupore di fronte alla dimensione misteriosa del mondo. Tutto questo togliendoci il terreno sotto i piedi e aprendoci gli occhi all'incanto con le magie più potenti che ci siano, e cioè la fantasia, lo stupore, la gentilezza e la poesia.